Come sono assistenza medica e servizi a Piazza Torre? La mancanza di servizi è il problema principale che accomuna tutte le aree interne italiane. A Piazza Torre c'è veramente questo problema? E se è così, cosa si può fare per risolverlo? Vediamo. Partiamo da due servizi che in diversi piccoli paesi hanno portato gli abitanti anche ad organizzare manifestazioni di protesta: la presenza di un ufficio postale e di uno sportello bancario. A me personalmente non interessano perché sono anni che faccio tutto online e se ho bisogno di una consulenza viene a casa mia un family banker mediolanum. Però posso capire che per certe persone, soprattutto anziane, possono avere ancora un'utilità. A Piazza Torre c'è un ufficio postale che, sebbene aperto a giorni alterni, è sicuramente sufficiente per garantire i servizi necessari. C'è anche uno sportello bancomat, quindi discorso chiuso. Due servizi molto rari in tantissimi piccoli comuni, a Piazza Torre ci sono. Si potrebbero fare diverse considerazioni sulla reale utilità di questi servizi, che molto spesso sono anche legati alla pigrizia mentale delle persone. La maggior parte degli anziani potrebbe tranquillamente imparare ad usare buona parte dei servizi online. Tutti usano Facebook, male purtroppo, quindi perché non l'app delle poste? C'è anche un altro aspetto che mi ha fatto notare uno degli intervistati. La butto lì, vendi su Vinted, puoi utilizzare l'ufficio postale di Piazza Torre per vendere, ecco, quindi ci rivolgiamo ai giovani, ci rivolgiamo ai ragazzi. Mia figlia sta vendendo dei giochi che non usa più, dei vestiti su Vinted, è andata all'ufficio postale e all'ufficio postale ha fatto il pacco e quant'altro, e quindi è una cosa che sicuramente riguarda anche i ragazzi, ecco. È vero, ci si può recare allo sportello postale per spedire un pacco, però si può tranquillamente farlo anche online con il ritiro a domicilio. E non solo per le spedizioni postali, ma anche per tutti i corrieri. Quindi vedi che è una questione di abitudine e spesso di pigrizia mentale? Adesso veniamo ai servizi più importanti, quelli legati alla salute, dove anche qui ci sono vecchie abitudini dure a morire e anche opinioni non oggettive. Partiamo dai farmaci. A Piazza Torre c'è un dispensario farmaceutico, aperto circa 3 ore alla settimana, qualcosa in più durante la stagione estiva. Quasi tutti i farmaci, tranne qualche prodotto da banco, vanno ordinati e poi bisogna tornare a ritirarli 2 o 3 giorni dopo. È già qualcosa rispetto a tanti altri piccoli paesi, ma non è sufficiente, soprattutto considerando che l'età media dei residenti è piuttosto elevata e destinata ad aumentare. Cosa bisognerebbe fare per migliorare questo servizio? Semplice: consegna a domicilio dei farmaci tutti i giorni tramite un sistema di consegne centralizzato che serve anche ai negozi e ristoranti. Ne ho già parlato, non c'è niente da inventare, è già tutto disponibile. Le ricette dematerializzate sono ormai di uso comune e le consegne si possono fare anche con sistemi automatizzati già ampiamente sperimentati, che oltretutto si adatterebbero perfettamente alla conformazione di Piazza Torre. Poi c'è il discorso medici. Anche se i villeggianti non sono soddisfatti del servizio, a Piazza Torre c'è un ambulatorio. Abbiamo una dottoressa, 2 dottoresse che seguono un po' i paesi qua dell'Alta Valle. In ogni paese comunque c'è l'ambulatorio, la dottoressa è reperibile sempre al telefono. Indubbiamente però bisogna orientarsi decisamente verso nuovi servizi in grado di sfruttare quello che la tecnologia mette a disposizione. Bisogna orientarsi sulla telemedicina. Quindi servizi di monitoraggio, consulto e diagnostica a distanza. Si tratta di servizi che qualcuno guarda con sospetto, ma che rappresentano il futuro e garantiscono livelli di assistenza impossibili da raggiungere in altri modi, soprattutto in piccoli paesi come questo. Un servizio di assistenza domiciliare integrata permetterebbe di offrire tutto ciò di cui gli abitanti possono aver bisogno. La tecnologia c'è. E quando viene fatta conoscere in modo adeguato, come abbiamo fatto con questa iniziativa che abbiamo organizzato a luglio, viene apprezzata. Guarda. Il check-up che facciamo oggi riguarda la flussimetria, ovvero la presenza o meno di ostruzioni a livello delle vie aeree.
La sua età polmonare è di qualche anno più giovane rispetto alla sua età. Il test che faremo oggi è un elettrocardiogramma. Chiaramente, non essendo in ambulatorio, non possiamo usare il classico elettrocardiogramma con gli elettrodi, useremo questo strumento che comunque ci dà un'indicazione confrontabile con il classico esame. Perfetto. Faccio partire la misurazione. Il suo cuore funziona alla perfezione. Mi ricordi la sua mail? In conclusione, Piazza Torre non è messo male e certi nuovi servizi potrebbero essere disponibili molto prima di quanto tu possa immaginare. Ne parleremo in un altro video. Per non perderlo, metti un like e iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale. Fammi anche sapere cosa ne pensi, lasciando un commento qui sotto, su YouTube, non su Facebook. Gli altri video della serie Un posto dove vivere li trovi in questa raccolta. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.